Buonasera ragazzi, parliamo in questa lezione della guerra dei 7 anni. La guerra dei 7 anni, l'ho già detto durante la lezione precedente, è una sorta di rivincita che Maria Teresa d'Asburgo d'Austria vuole prendersi contro Federico II, duca di Brandeburgo e re di Prussia. Abbiamo visto che la guerra di successione austriaca, finita nel 1748, fu molto rischiosa per Maria Teresa. Mezza Europa la voleva distruggere e spartirsi i possedimenti nei Balcani degli Asburgo e Federico II l'attaccò alle spalle all'improvviso, facendo iniziare quella guerra, occupando in maniera improvvisa e con un enorme successo che sbalordì tutta Europa la regione che apparteneva appunto a Maria Teresa di Asburgo d'Austria della Slesia, che Federico II si tenne anche dopo la fine della guerra, dopo il 1748. La Slesia era una delle più ricche regioni degli Asburgo d'Austria. Maria Teresa d'Asburgo d'Austria se l'era legata al dito e sin proprio a partire dalla fine della guerra di successione austriaca dal 1748 lei inizia a tessere delle alleanze per colpire e per distruggere il regno di Prussia, che aveva assommato, adesso lo vedremo, numerosi possedimenti, era diventato molto potente. Il regno di Prussia, che prima si chiamava Ducato di Brandeburgo, era diventato il più esteso, ma anche il più potente, non economicamente, ma il più potente militarmente stato della Germania. Abbiamo parlato del famoso militarismo prussiano, dell'avvento del militarismo prussiano. Ora, quindi capite, la guerra dei 7 anni può essere vista come una rivalsa di Maria Teresa d'Asburgo d'Austria nei confronti di Federico II. Federico II l'aveva attaccata quando lei si trovava in difficoltà nella guerra di successione austriaca. Adesso, per vendicarsi, Maria Teresa d'Asburgo d'Austria mette buona parte, come vedremo, dei paesi d'Europa contro Federico II di Prussia per distruggere la Prussia con tutti i suoi numerosi possedimenti. Se vogliamo fare un elenco, anche partendo dal 600, dei sovrani del Brandeburgo che poi diventa Prussia, io ho già parlato di questi sovrani e delle guerre, delle vicissitudini, ma li possiamo riepilogare perché ovviamente noi non stiamo parlando soltanto di guerre, le guerre sono anche un modo per parlare dei vari sovrani d'Europa, dei vari stati, della situazione dei popoli, degli eventi politici, così come parlando la scorsa volta della guerra di successione austriaca abbiamo parlato della situazione degli Asburgo d'Austria, così parlando della guerra dei 7 anni parliamo anche della situazione del Regno di Prussia. Il cosiddetto grande elettore nel 600, Federico Guglielmo, che aveva regnato dal 1640 al 1688, con la fine della guerra dei 30 anni, vi ricordate, nel 1648, aveva acquisito la Pomerania orientale. Ecco, immaginate che questa sia una cartina geografica. La Pomerania orientale sfocia appunto sul Mar Baltico, una regione costiera, e si trova a nord-est del Brandeburgo. Brandeburgo qui con la B, che può stare anche per la B per la capitale Berlino, d'accordo? Però in precedenza, già molto tempo prima, nel 1613, il Brandeburgo si era unito con la Prussia orientale. Vedete, la Prussia orientale è ancora più a est della Pomerania orientale, la regione di Stettino, d'accordo? La Prussia orientale si era svincolata dal vassallaggio con la Polonia, la Prussia orientale per secoli, la Prussia in generale, anche la Prussia occidentale, la Prussia era stata conquistata dai polacchi, era rimasta un'isola di lingua tedesca all'interno della Polonia. Ovviamente qui erano tedeschi, volevano riunirsi a uno stato tedesco. La Prussia orientale ce la fa nel 1618, si svincola dal vassallaggio polacco e si unisce al Brandeburgo, capite? Quindi nel 1648 il Brandeburgo conquista la Pomerania orientale,
ma prima nel 1618 aveva conquistato un'altra regione costiera sul Mar Baltico, la Prussia orientale, d'accordo? E questo era avvenuto con Federico Guglielmo. Federico I è il primo re e il primo duca di Brandeburgo che può iniziare a fregiarsi del regno di re di Prussia, perché nel 1701 la Prussia orientale, in generale la Prussia, ricordate che una parte della Prussia orientale era stata presa da Brandeburgo, fu elevata a regno e quindi il duca di Brandeburgo, capitale Berlino, che è la capitale del Brandeburgo geograficamente, inizia a chiamarsi re di Prussia. Federico I è il primo duca di Brandeburgo che diventa anche re di Prussia, d'accordo? Poi con la conclusione, ricordate, nel 1720 della Grande Guerra del Nord o Seconda Guerra del Nord, il suo successore Federico Guglielmo I, ripeto, nel 1720 dal Trattato di pace, aveva ottenuto, sottratto alla Svezia, la Pomerania occidentale, P-OCC, che quindi si unisce alla Pomerania orientale già conquistata prima, d'accordo? Quindi il Brandeburgo ottiene tutta la Pomerania, ha conquistato prima quella orientale e poi quella occidentale, d'accordo? Poi abbiamo visto, dopo Federico Guglielmo I, arriva Federico II, che non è un rozzo militare come il padre, certo, un grande capo militare, ma è anche una persona colta che conosce le lingue, che suona il flauto, che scrive poesie. Sarà uno dei più importanti sovrani cosiddetti illuminati del Settecento, pur essendo un sovrano dispotico che faceva vivere il suo popolo e anche la sua famiglia nel terrore più assoluto. Federico II sarà amico di Voltaire, che verrà ospitato per alcuni anni nella sua reggia a Potsdam vicino Berlino, si chiama Sanssouci. Andate a vederla, è molto carina questa reggia di Federico II con un palazzetto barocco, vi mostrano la camera dove alloggiava Voltaire, si chiama Sanssouci in francese, senza sofferenza, d'accordo? Federico II abbiamo visto con la guerra contro l'Austria di Maria Teresa, che è andata sul trono, ricordate, d'Austria nello stesso anno 1740 in cui Federico II aveva ereditato la Prussia, Federico II conquista la Slesia, ok? Ma il Brandeburgo aveva anche degli altri territori. A ovest del Brandeburgo aveva conquistato anche il Magdeburgo, scritto con la M. Non solo, aveva degli importanti principati o vescovadi piccoli come Mark con la K finale e Cleve, MK, Mark con la K finale e Cleve, che si scrive così come pronuncio, Cleve, inizia con la K, e altri che si trovavano lontani dal Brandeburgo e dal Magdeburgo. Qui non c'è spazio, però in realtà lontani, c'è dalla parte opposta della Germania, la parte occidentale della Germania, alcuni erano nella zona renana, vicino a Quisgrana, verso il confine con la Francia. Capite? Questi erano possedimenti importantissimi del Regno di Prussia. Qual è il problema? È che ovviamente il Regno di Prussia aveva conquistato un pezzettino qua e un pezzettino là. E quindi i suoi possedimenti, tranne il nucleo centrale, erano privi di coesione territoriale. Non confinavano tra loro, o meglio, guardate qui, Brandeburgo-Berlino confina con la Pomerania occidentale e orientale. La Pomerania si trova a nord-est del Brandeburgo. La Slesia confina con il Brandeburgo, si trova a sud-est del Brandeburgo. Il Magdeburgo confina con il Brandeburgo, si trova a ovest del Brandeburgo, d'accordo? Ok. Però invece la Prussia orientale non confina con il Brandeburgo, perché in mezzo, attenzione, c'è la Prussia occidentale e la Prussia occidentale faceva parte della Polonia. Scommetto che pensate che prima o poi Brandeburgo-Prussia si prenderà anche la Prussia occidentale.
non avete torto, ma bisogna aspettare un momento successivo rispetto alla guerra dei 7 anni. Così come i principati che stavano a ovest, detto qui non c'era spazio nella Lavagna, ma sono molto lontani dal Magdeburgo, come Marche e Cleve, erano isolati, non confinavano assolutamente con questo nucleo centrale. Comunque erano numerosi possedimenti. Federico II, grande protagonista del Settecento, resterà sul trono per un periodo molto lungo, dal 1740 al 1786. Dopo di lui, giusto per chiudere per completezza il Settecento, ci sarà il suo successore Federico Guglielmo II dal 1786 al 1797. Io dico sempre ai miei studenti che non sono soddisfatti di questo, ovviamente non sono soddisfatto neanch'io, che per facilitare le cose, ma in realtà non è vero, bisogna pensare che tutti i duchi di Brandeburgo, che poi diventano re di Prussia, ma anche quando il re di Prussia, lo sapete, nel 1871 diventerà l'imperatore di Germania e fino anche alla sconfitta nella prima guerra mondiale, tutti quelli della famiglia degli Hohenzollern, questa è la dinastia del ducato di Brandeburgo, che poi si trasforma in regno di Prussia, che poi si trasforma in impero di Germania. Tutti si chiamano o Federico o Guglielmo o Federico Guglielmo. Sono tanti, si chiamano solo in questi tre modi, o Federico o Guglielmo oppure Federico Guglielmo. Vedete, Federico Guglielmo, Federico I, Federico Guglielmo I, Federico II, Federico Guglielmo VI. Quelli che si chiamano soltanto Guglielmo verranno dopo e in particolare saranno proprio i due imperatori di Germania, Guglielmo I, quello di Bismarck, e Guglielmo II, quello che causò la prima guerra mondiale. Certo non aiuta molto perché devi ricordare anzi dei nomi piuttosto simili tra di loro. Comunque, insomma, la Prussia era una potenza non soltanto perché aveva questi territori, il militarismo prussiano aveva creato uno stato assoluto in cui ancor prima di Federico II i suoi predecessori governavano col terrore, avevano ridotto a nulla il potere dei nobili, che erano stati totalmente sottomessi. Ancor prima di Federico II si era creato un esercito estremamente efficiente, estremamente moderno e con una gerarchia e con una disciplina rigida. L'esercito prussiano era terribile, venivano combinate punizioni terribili, i soldati venivano frustati, venivano portati sui campi di battaglia con la sferza. Insomma, il militarismo prussiano aveva dei caratteri di severità, di aggressività, di sadismo molto molto forti. È un esercito durissimo. Avete una rappresentazione di quella che era la terribile disciplina all'interno dell'esercito prussiano nel film di Stanley Kubrick, Barry Lyndon, d'accordo? Nel film di Stanley Kubrick, Barry Lyndon, vedete che il protagonista si arruola nell'esercito prussiano e si vede insomma come funzionava il terribile esercito prussiano. Era uno dei pochi eserciti dell'Europa che era un esercito permanente, non si formava soltanto nei periodi di guerra, era un esercito di leva. Obbligatoriamente tutti i prussiani dovevano servire nell'esercito per un periodo piuttosto lungo. Federico II e anche i suoi predecessori costrinsero persino i nobili a fare il servizio militare e a servire nell'esercito. Quando arriva Federico II sul trono, la Prussia ha un esercito di 80.000 uomini, che sono tanti per dei territori che in fondo non sono certo molto grandi rispetto agli immensi territori della Russia o dei possedimenti degli Asburgo d'Austria o anche della Francia, d'accordo? Ma poi Federico II farà aumentare anche il numero di questi 80.000. Federico II aveva sotto le armi il 4% della popolazione del Brandeburgo-Prussia, una percentuale molto ma molto superiore rispetto a qualunque altro paese europeo.
Federico II poi si accorgerà, Federico II, un'ottima penna, una persona colta, uno che segue almeno in certi aspetti la cultura illuministica, capirà che per rendere forte la Prussia non basta la durezza, non basta l'esercito, non basta la guerra, come aveva pensato il suo rozzo padre Federico Guglielmo I, con cui Federico II ebbe tutta una serie di scontri, non andò mai d'accordo. Federico II capì che ci volevano le riforme, una riorganizzazione, l'efficienza dello Stato, delle riforme illuministiche, che infatti farà, come vedremo, in un altro ciclo di lezioni. D'altra parte la Prussia era molto potente militarmente, ma era ancora arretrata da un punto di vista economico, sia da un punto di vista agricolo, sia da un punto di vista industriale. Non era certo paragonabile agli stati più evoluti economicamente. Certo, nell'area centro-orientale dell'Europa non è che avesse molti concorrenti, anche i territori austriaci erano molto arretrati economicamente. Non parliamo poi della Polonia allo sfascio, oppure della Russia, che stava ancora nel Medioevo, soprattutto dal punto di vista delle campagne. Insomma, vogliamo vedere questa guerra dopo esserci soffermati sulla situazione del Brandeburgo-Prussia, che ora sempre più spesso veniva chiamato soltanto Prussia, Regno di Prussia. Abbiamo visto che Maria Teresa d'Austria voleva una rivincita per la perdita della Slesia, per il comportamento vigliacco che secondo lei Federico II aveva avuto nella guerra precedente, la guerra di successione austriaca. Quindi abbiamo l'Austria che fa? Vuole attaccare e distruggere la Prussia. Prima di farlo Maria Teresa d'Austria tesse una trama di alleanze. Prima di tutto si allea con la Russia, e quindi la Prussia sa che avrà contro sia l'Austria sia la Russia. Questo non è una sorpresa, attenzione, perché la Russia era sempre stata amica dell'Austria e già in precedenza aveva combattuto insieme a lei diverse guerre. Allora direte, perché la Russia non ha partecipato alla precedente guerra di successione austriaca molto drammatica per Maria Teresa, in cui Maria Teresa ha rischiato di perdere tutto, il regno, i possedimenti, eccetera. La Russia non aveva potuto aiutare l'Austria in precedenza, perché dopo la morte di Pietro il Grande, la Russia era precipitata in un caos di guerre civili, di scontri e di zar della famiglia Romanov che si ammazzavano gli uni con gli altri, l'abbiamo già detto. Questa è la caratteristica della famiglia Romanov, proprio sempre, fino alla fine, c'erano i parenti, si ammazzano tra loro. Insomma. Ok, però adesso l'Austria si garantisce l'alleanza con la potentissima Russia. Non solo, l'Austria forma contro la Prussia anche un'alleanza con la Francia e quindi per la Prussia si mette male perché moltissime potenze europee sono contro di lei. Qui si tratta davvero di un'inversione delle alleanze, di un rovesciamento delle alleanze, perché la Francia, questo infatti fece molta impressione in tutta Europa, nella diplomazia di tutta Europa, la Francia era sempre stata nemica dell'Austria, aveva sempre combattuto contro l'Austria in tutte le guerre, almeno dal periodo, all'inizio del 1500, dal periodo di Carlo V e Francesco I, ma in realtà anche prima. Vi ricordate la guerra per la conquista della Borgogna e così via? Quindi la Francia era sempre stata una nemica dell'Austria e invece si allea con l'Austria. Perché fa questo la Francia? Perché la Francia vuole andare contro l'Inghilterra e l'Inghilterra, che ora in realtà si chiama Gran Bretagna, ma per brevità per semplicità continuiamo a chiamarla Inghilterra. L'Inghilterra si era in precedenza alleata con la Prussia. Perché questo? L'Inghilterra, abbiamo già visto molte volte la logica in queste guerre europee dell'equilibrio dell'Inghilterra. L'Inghilterra si schiera sempre con il più debole. Quando nella guerra precedente il più debole era l'Austria di Maria Teresa, ricordate,
l'Inghilterra fu quasi l'unica in Europa ad allearsi con l'Austria di Maria Teresa contro quasi tutto il resto d'Europa che era contro di lei, perché in quel caso la più debole era l'Austria e non conveniva che fosse distrutto l'impero austriaco, avrebbe danneggiato l'equilibrio europeo. In questo caso invece il più debole è la Prussia, non conviene all'Inghilterra che la Prussia sia distrutta, d'accordo? Perché Austria, Francia e Russia, o almeno una di queste, sarebbe potuta diventare troppo potente inglobando territori della Germania, ok? Quindi l'Inghilterra si schiera con la Prussia. La Francia, che vuole a tutti i costi andare contro l'Inghilterra, quindi si schiera con l'Austria. Abbiamo un rovesciamento delle alleanze, d'accordo? Tra l'altro, schierandosi con la Prussia, la Francia poteva colpire l'Inghilterra anche in un altro modo, cioè non andando fisicamente proprio contro l'Inghilterra, ma attaccando il ducato tedesco dell'Hannover, d'accordo, che era alleato con la Prussia, perché il ducato tedesco dell'Hannover apparteneva a Giorgio II, Hannover in quel momento re d'Inghilterra, perché appunto i duchi tedeschi dell'Hannover, come vedremo, erano diventati anche re d'Inghilterra. Quindi la Francia, schierandosi con l'Austria, aveva la possibilità di attaccare l'Hannover, che era posseduto dal re d'Inghilterra. Il re d'Inghilterra era un Hannover, l'Hannover alleato con la Prussia, d'accordo? In realtà lo so che sembrerebbe difficile ad ogni guerra ricordare quali sono le alleanze che poi cambiano e così via. Però se voi capite ciò che io cerco di spiegarvi, cioè qual è la motivazione di queste alleanze, qual è il contesto in cui maturano queste alleanze, quali sono gli obiettivi per cui un paese si allea con l'una o con l'altra parte, cioè c'è una logica, forse avete più probabilità di ricordare queste cose. Se ricordate come vi ho appena spiegato, quel che vi ho appena spiegato, cioè come si formano questi due blocchi di alleanze. In realtà questa guerra nasconde due guerre in uno. Ricordate che abbiamo detto più o meno due guerre in una, ricordate che abbiamo detto più o meno una cosa simile con la guerra di successione polacca. Allora, c'era la guerra per distruggere la Prussia e conquistare territori tedeschi, e questa riguardava Prussia da una parte, Austria e Russia dall'altra, d'accordo? Però di fatto qui c'è un'altra guerra nella guerra, cioè la guerra della Francia contro l'Inghilterra. La Francia e l'Inghilterra erano contrapposte anche nelle colonie, cioè qui si giocava il primato mondiale nella colonizzazione, quale dovesse essere l'impero coloniale al di fuori dell'Europa più forte, quello dominante, d'accordo? Tant'è vero che la guerra dei 7 anni non è una guerra europea, è una guerra mondiale, anzi molti dicono che è la prima vera guerra mondiale, prima di quella che è chiamata prima guerra mondiale, perché Inghilterra e Francia combattono molto poco nel continente europeo. Inghilterra e Francia combattono con le loro flotte in tutti i mari del mondo, in India, nell'Oceano Indiano, nelle Americhe, in Canada, che apparteneva alla Francia, nelle colonie inglesi dei futuri Stati Uniti, dove appunto c'erano le colonie inglesi, nelle Antille, dette anche Caraibi, è la stessa cosa, dove vi erano sia isole colonizzate dai francesi sia isole colonizzate dagli inglesi. Cioè si tratta di una guerra per il predominio del commercio oceanico, per il predominio del commercio mondiale negli oceani. Capite che quindi sono due guerre in uno. Cerco di spiegarlo meglio. La Francia va in guerra contro Inghilterra e Prussia, ma la Francia non ha nessun motivo in realtà per contrastare la Prussia, d'accordo? Così come l'Inghilterra va in guerra contro Francia e Austria, però in realtà l'Inghilterra non ha nessun motivo davvero per combattere contro l'Austria, d'accordo? Tant'è vero che Austria e Russia contro Prussia combattono più o meno tra loro, mentre invece Francia e Inghilterra, capite, daranno un contributo relativo a questa guerra continentale, faranno un'altra guerra nella guerra
negli oceani, nelle Americhe, in Asia, nell'Oceano Indiano, capite? Quindi questa guerra non ha soltanto in palio qualche territorio tedesco, austriaco e così via, ha in palio le colonie e il dominio coloniale sul mondo. Quindi attenzione, molto importante, si tratta di una vera guerra mondiale. Si chiama guerra dei 7 anni perché dura appunto 7 anni, dal 1756 fino al 1763. La Prussia, come vedete, è conciata male, perché la Prussia ha come unico alleato importante l'Inghilterra, che però non ha un esercito forte di terra. L'Inghilterra combatte, l'abbiamo visto, contro la Francia in tutti i mari del mondo. Quindi la Prussia di fatto deve vedersela da sola con l'attacco di 3 potenze diverse continentali, Francia, Austria e Russia, che sono tutte e 3 contro di lei. Quindi la situazione della Prussia sembra disperata, la situazione della Prussia sembra perdente in partenza. Coraggiosamente, o forse temerariamente, come nella precedente guerra di successione spagnola, anche in questo caso fu Federico II di Prussia a iniziare la guerra, ovviamente anticipando l'attacco che comunque sicuramente sarebbe arrivato dai suoi avversari. Come all'improvviso nella guerra precedente aveva attaccato e occupato la Slesia, la stessa cosa fa con la Sassonia, ovviamente alleata di Austria e Russia e Francia, occupa in poche settimane la Sassonia, dando una grande prova di potenza. Davvero Federico II, che parte in svantaggio, si rivela un grande capo militare, riesce inizialmente ad avere molti successi sconfiggendo Francia, Austria e Russia separatamente, d'accordo? Però poi ad un certo punto la Prussia non può reggere l'impatto dell'enorme esercito russo. Nel 1761-1762 la Russia invade il territorio della Prussia, del Brandeburgo Prussia, occupando anche la capitale Berlino. Federico II è costretto a fuggire, sembra che ormai il suo regno sia spacciato. Scrive in quell'occasione delle lettere a Voltaire in cui gli dice che sta meditando il suicidio, ma a volte la storia, o forse il caso, o forse il destino, aiutano gli audaci. Succede che la Russia incredibilmente esce dalla guerra da sola nel 1762 chiedendo una pace separata con la Prussia. Che cosa era successo? Un colpo di fortuna incredibile per Federico II. In Russia c'era stato un cambio dinastico, d'accordo? Era andato sul trono lo zar Pietro III. Pietro III era il marito di una che dopo di lui diventò una zarina di eccezionale importanza, un'altra grande protagonista, anche lei donna come Maria Teresa d'Austria, del Settecento illuministico, Caterina II di Prussia. Era la moglie intelligentissima tedesca di questo Romanov, di questo russo, di questo Pietro III, che era un imbelle, che era una persona debole di mente, che era rimasto allo stadio infantile. Pensate che non si dedicava minimamente al governo della Prussia, giocava come i bambini, cioè la maggior parte della sua giornata era occupata nei giochi da bambino, in particolare giocava con i soldatini, no? Si divertiva così. Questo era il livello di Pietro III. Pietro III, vabbè, lasciamo stare questi aspetti, diciamo, personali. L'importante è che Pietro III era filoprussiano, amava la Prussia e aveva un profondo rispetto per la Prussia. Giocava con i soldatini, con le varie uniformi dei vari paesi. I soldatini che vincevano nei suoi giochi infantili erano sempre quelli con l'uniforme della Prussia. Lui aveva un'ammirazione nei confronti della Prussia e quindi incredibilmente lui chiede la pace alla Prussia, quando ormai la Russia aveva già conquistato e distrutto il regno di Prussia, e anzi dice Federico II: non ti preoccupare, io adesso
io voglio bene alla Prussia, la ammiro, facciamo la pace e io ti riconsegno tutti i territori. Lo so che sembra completamente assurdo, ma è così, andando assurdamente in contrasto con l'interesse della Russia, che aveva già occupato moltissimi dei territori prussiani. Pietro III si ritira dalla guerra e incredibilmente restituisce a Federico II tutti i territori. È proprio per questo motivo che dopo pochi mesi Pietro III, in quella che è la tradizione barbarica e violenta, abbiamo visto, delle uccisioni familiari all'interno dei Romanov, verrà eliminato in una congiura di palazzo, al suo posto andrà sul trono Caterina II. E secondo voi chi aveva animato quella congiura di palazzo che uccise Pietro III? Avete indovinato, la stessa Caterina II che fece uccidere il marito per prendere il suo posto. Parleremo di questo quando parleremo nuovamente della storia della Russia. Quindi la Russia esce dalla guerra e Federico II riesce a cavarsela contro Austria e Francia, anche perché la Francia stava perdendo gravemente nelle colonie contro l'Inghilterra e fu costretta a ritirare la maggior parte dell'esercito nel continente. Quindi insomma, alla fine Federico II se la cava e mantiene i suoi possedimenti. Io ho fatto una domanda alla fine della lezione precedente. Vincerà l'Austria che distruggerà la Prussia, vincerà la Prussia che distruggerà l'Austria, oppure faranno un pareggio. Fanno un pareggio, d'accordo? Continuano a esistere tutte e due sempre più potenti. Quindi la pace è la pace di Parigi, finisce la guerra dei 7 anni nel 1763. Da un punto di vista dell'Europa continentale non c'è nessuna variazione. I confini, i possedimenti restano gli stessi di prima della guerra. Anche la Sassonia, che Federico II di Prussia aveva invaso all'inizio della guerra, lui la deve lasciare, d'accordo? Quindi da un punto di vista dell'Europa continentale non cambia assolutamente niente. I confini e i possedimenti di Russia, Austria e Prussia sono sempre gli stessi. Invece la guerra dei 7 anni avrà un'enorme importanza per quello che era successo tra Francia e Inghilterra, nelle colonie, come vi ho detto, negli oceani, al di fuori dell'Europa. Era successo che l'Inghilterra aveva nettamente prevalso sulla Francia. La Francia e le sue flotte avevano perso dappertutto. Avevano perso in India, dove i francesi furono scacciati dalle principali loro basi costiere, tennero solo quasi la base di Pondichéry, che era la più importante, ma la maggior parte delle basi francesi furono conquistate dagli inglesi, che invece in India adesso avevano decine e decine di basi e di possedimenti. Perde nettamente in Canada, nei futuri Stati Uniti, nelle Antille. Addirittura l'Inghilterra riesce a occupare le isole francesi delle Antille, tra cui l'importantissima Haiti, l'isola, la colonia francese nei Caraibi, l'isola dello zucchero, da cui veniva portato lo zucchero in Europa. La Francia si arricchiva moltissimo, ma viene occupato anche il Canada dagli inglesi. Tutte e tre le colonie francesi del Canada. All'epoca il Canada era una colonia francese, come vedremo in un successivo argomento sul colonialismo, abitata solo da francesi che parlavano il francese. Le tre colonie francesi del Canada, Québec, Trois-Rivières e Montréal, furono tutte e tre occupate dall'esercito inglese. Quindi la situazione della Francia è gravemente perdente e drammatica. Al tavolo della pace la Francia non può accettare di perdere le Antille e il Canada contemporaneamente. Le è consentito di scegliere. La Francia preferisce mantenere il possesso di Haiti e delle Antille e quindi l'Inghilterra si prende il Canada. Ricordate che l'Inghilterra aveva rosicchiato pezzettini di Canada ai francesi già nella guerra di successione spagnola. Ricordate, l'Inghilterra si era presa
Terranova e Nuova Scozia del Canada francese. Ora l'Inghilterra si prende tutto il Canada francese. È una sciagura, se ancora adesso conoscete qualche francofono del Canada, sapete la parte est del Canada, quella colonizzata prima e colonizzata dai francesi, è ancora abitata da milioni di francofoni, di canadesi che parlano i francesi. Per loro la guerra dei 7 anni è ancora una sciagura, un disastro che la madrepatria ha combinato, perché da quel momento in poi e fino al 1919, data dell'indipendenza totale del Canada, milioni di francesi del Canada dovettero adattarsi al dominio inglese perché il Canada diventò una colonia inglese e gli inglesi vi mandarono tantissimi coloni ad abitarla finché i francesi divennero una minoranza rispetto agli inglesi. Quindi enorme rilevanza della guerra dei 7 anni per quello che succede nelle colonie come guerra mondiale. L'artefice della vittoria inglese era stato il primo ministro William Pitt, detto William Pitt il vecchio, per distinguerlo dal figlio che sarà chiamato William Pitt il giovane, che fu uno di quelli che sconfisse Napoleone. Ne parleremo quando parleremo di Napoleone. Quindi la vera e unica vincitrice di questa guerra dei 7 anni, ma già lo avevate capito, se mi avete seguito, avete capito la logica e la furbizia dell'Inghilterra già nelle guerre precedenti. È appunto l'Inghilterra. L'Inghilterra ha imposto il più importante impero coloniale d'Europa e che da quel momento in poi sarà, almeno fino a metà dell'Ottocento, l'unico grande vero impero coloniale. L'Inghilterra conquista molte basi in India e prepara la penetrazione e la conquista dell'intera India. L'Inghilterra si è impossessata del Canada e possiede già i futuri Stati Uniti, d'accordo? Quindi sia nell'Oceano Indiano sia nell'Oceano Atlantico è l'Inghilterra a dominare, d'accordo? La Francia perde. La guerra dei 7 anni mostra molto chiaramente che la prima potenza commerciale negli oceani, nel commercio internazionale, già era l'Inghilterra. Adesso l'Inghilterra, che si è trasformata già in Gran Bretagna, come vedremo, non ha più competitori, non ha più avversari. È la potenza coloniale europea totalmente dominante, di gran lunga dominante rispetto alle altre. La Francia non potrà più fare niente per competere con l'Inghilterra nelle colonie. Questa è la conclusione della guerra dei 7 anni. Quante guerre abbiamo spiegato finora? Guerra di successione spagnola, poi anche la coda, ricordate l'appendice, la guerra di successione spagnola, grande guerra del nord, guerra di successione polacca, guerra di successione austriaca, guerra dei 7 anni. Quante guerre difficili e complicate ci sono nel Settecento. In realtà dopo la guerra dei 7 anni il sistema dell'equilibrio europeo funzionerà senza altre guerre rilevanti per i successivi 30 anni, cioè ci saranno più o meno 30 anni di pace, 30 anni di tregua, poi succederà qualcosa che riguarderà la Polonia, che vedremo in seguito. Però le grandi guerre del Settecento, almeno in Europa, finiscono qui. Prima di parlare di quello che succede nella politica dell'equilibrio alla fine del Settecento, per farlo dovremo continuare a parlare della storia della Polonia e della storia della Russia. Prima però di farlo dobbiamo fermarci un attimo e nelle prossime lezioni vedere quel che accade all'interno della Francia e dell'Inghilterra. Quindi parleremo di quello che succede nella Francia e nell'Inghilterra, soprattutto nella prima parte del Settecento, diciamo poco oltre la prima parte del Settecento. Quindi dobbiamo tornare indietro a vedere le vicende di Francia e Inghilterra, che sono troppo importanti per poterle descrivere tra una guerra e l'altra, oppure in unione con una di queste guerre, come abbiamo fatto
con le vicende dell'Austria, con le vicende della Polonia, con le vicende della Russia, con le vicende della Svezia. Perché quello che succede in Inghilterra e Francia è importante, deve essere spiegato a parte in maniera particolareggiata. Quindi torniamo indietro nel tempo e vediamo nel corso del Settecento, almeno della prima metà del Settecento, cosa succede in Francia e cosa succede in Inghilterra. Continuate a seguirmi, anche se guerra, diplomazia, politica nell'Europa del Settecento sembra un argomento abbastanza difficile e contorto. Ci conto che seguiate anche le lezioni successive. Arrivederci alla prossima.